Bentornati, famiglia di viaggiatori di Turkey News Magazine. Dicono che le storie d'amore più grandi non si annunciano con i comunicati stampa, ma si sussurrano nelle code agli imbarchi, si nascondono tra i visti sul passaporto e si proteggono nelle città dove l'anonimato vale più dell'oro. In questi mesi abbiamo seguito, passo dopo passo, l'orbita di due stelle che continuano a incrociarsi nonostante tutto, Can Yaman e Demet Özdemir. Abbiamo letto i loro sguardi, interpretato i silenzi, applaudito i traguardi personali. Ma dietro ogni notizia c'era sempre la domanda sospesa: quando torneranno a essere loro contro il mondo? Oggi, il fato, e qualche timbro di frontiera, sembra averci consegnato la risposta. Basta con i pettegolezzi fumosi, stavolta parliamo di bagagli pronti, itinerari precisi e una destinazione che profuma di pioggia sottile, tè bollente e romanticismo vittoriano. Can e Demet hanno scelto di chiudere un 2024 estenuante non tra le feste rumorose di Istanbul, ma avvolti nella nebbia incantata di Londra. Vacanza o preludio al grande annuncio che tutti aspettano? Prima di attraversare idealmente la Manica e scartare, insieme, ogni indizio di questo viaggio che ha messo Etro in allerta, vi invito a decollare anche voi verso il pulsante di iscrizione. Attivate la campanella per non perdere neanche un decollo informativo e, se volete viaggiare in prima classe con dettagli esclusivi, il tasto Unisciti vi aspetta. Il vostro sostegno è il carburante che alimenta Turkey News Magazine. Siete pronti a volare nel cuore del romanticismo? Allacciate le cinture. La notizia è caduta come una nevicata lieve, all'inizio quasi impercettibile, poi capace di coprire tutto in poche ore. Dopo giorni di ipotesi, fotografie social come tessere di un puzzle troppo ben calibrato per essere casuale e avvistamenti furtivi che hanno nutrito la macchina del gossip, la coppia ha scelto di guidare la propria narrazione. Niente note fredde d'agenzia, niente intermediari. Una conferma nata in modo organico, dal bisogno di essere sinceri con i propri desideri: quest'anno saremo a Londra. Una frase semplice solo in apparenza, perché dentro ci passa un mondo. Chi è vicino ai due assicura che la decisione non è stata impulsiva, è il risultato di una stanchezza condivisa, di una necessità quasi fisica di prendere fiato dal vortice. Il 2024 ha strizzato entrambi, Demet, divisa tra set lunghi e partnership con brand di lusso che l'hanno portata da una capitale all'altra, Can, schiacciato da nuovi progetti e dalla pressione costante di essere il volto che fa battere il cuore al pubblico internazionale. Cercavano una tregua, ma non una qualunque. Avevano bisogno di un rifugio in cui essere semplicemente due innamorati, mano nella mano, lontani dagli abbagli del Bosforo. E Londra, con la sua miscela di storia e modernità, con quell'abilità rara di inghiottire gli amori nella sua cosmopolita discrezione, si è offerta come il santuario ideale. Perché proprio Londra? Non è l'isolamento totale delle Maldive, non è il cliché immediato di Parigi. Londra è una scelta di stile. È una città da attraversare a piedi, da perdersi tra librerie d'antiquariato, da vivere dietro vetrate appannate dove la pioggia scrive il tempo a colpi di gocce. È trapelato che i due hanno puntato l'area di Hyde Park per il loro nido. Chi conosce la capitale britannica sa che d'inverno quel parco diventa una favola, il Winter Wonderland, le luci dorate, quell'aria malinconica che invita agli abbracci. Demet Özdemir, già innamorata dell'estetica e del clima londinese, avrebbe preso in mano l'organizzazione. Amici fidati raccontano che l'attrice ha passato giorni, se non settimane, a mettere in fila ogni dettaglio. Non turismo di massa, prenotazioni in ristoranti intimi incastonati tra vicoli lastricati, incursioni in gallerie d'arte contemporanea, passeggiate sotto le luminarie di Regent Street. Demet vuole che il viaggio sia un'esperienza sensoriale, una lavagna pulita su cui scrivere l'ingresso nel 2025 con spirito rinnovato. Fermiamoci un istante, famiglia. Immaginate la scena: Can e Demet, avvolti in sciarpe e cappotti lunghi, che si perdono in una Londra d'inverno confondendosi nella folla. Voi, per riannodare un amore, quale città scegliereste? Spiagge tropicali o metropoli invernale? Ditemelo nei commenti. E ricordate: gli abbonati che hanno cliccato Unisciti hanno la corsia preferenziale nelle mie risposte. Voglio ascoltarvi.
Intanto, c'è un dettaglio che ha acceso le sirene nei forum dei fan, da Ankara a Buenos Aires, la voce della grande sorpresa di Can Yaman. Si dice che l'attore, noto per i gesti curati e l'indole romantica, non stia partendo per Londra con soli maglioni in valigia. Le indiscrezioni parlano di un piano per la notte di Capodanno. Di cosa parliamo? La natura della sorpresa resta un segreto custodito da un patto di silenzio con gli amici più stretti, ma l'immaginazione è già in volo. Potrebbe essere la cornice per una proposta ufficiale? Londra, i fuochi d'artificio sul Tamigi, i rintocchi di Big Ben a mezzanotte, la scena è da cinema. I più prudenti suggeriscono un dono simbolico, un gioiello, o perfino il lancio di un progetto di coppia tenuto nascosto fino a ora. Qualunque cosa sia, il fatto che Can sia elettrizzato ci dice che non sarà un capodanno qualunque. Sarà una notte destinata a segnare una tacca nella loro storia. Per quanto la coppia stia tentando di proteggere ogni passo, nell'era digitale il segreto assoluto è un'utopia. I fan, trasformati in investigatori del cuore, hanno raccolto briciole che, combinate, disegnano la mappa del viaggio. La foto di una tazza a tema londinese condivisa da Dimet, accompagnata dalla didascalia "Anno nuovo, nuova energia", è stata letta non come augurio generico, ma come conferma del luogo e della compagnia. Anche i movimenti in aeroporto non sono sfuggiti agli sguardi attenti, occhi complici nella lounge, commenti sussurrati ad amici che, guarda caso, sono filtrati fuori. Tutto punta a una riconciliazione ormai sigillata. Nel circuito del gossip si mormora che per Dimet questa sia più di una vacanza, è una rinascita, il modo per lasciarsi alle spalle le tossine del passato. Per parte sua, Can considera questo tempo sacro, una pausa per dare fondamenta a ciò che hanno ricostruito lontano dai riflettori. L'idea di un capodanno protetto, senza clamore superfluo, sarebbe una dichiarazione in sé, conta la qualità del tempo, non l'album di foto. Parliamo del rifugio. Pare che i due abbiano scartato gli alberghi grandi e impersonali in favore di un boutique hotel vicino al centro, celebre per l'architettura storica e la privacy. Cercano muri che non origlino, corridoi che non tradiscano, uno staff che sappia che, per loro, il vero lusso è l'invisibilità. Il piano per la notte del 31 resta flessibile ma intensamente romantico. Se il capriccio del meteo sarà clemente, potrebbero mischiarsi alla folla, o guardare da una terrazza privata. Lo spettacolo dei fuochi sul Tamigi, un caleidoscopio che riflette i colori che immaginano per il futuro. Oppure scegliere una cena raccolta con un piccolissimo giro di amici fidati che vivono nella capitale inglese. La priorità è chiara, tempo di qualità. Non vogliono farsi vedere, vogliono vedersi. La notizia ha superato i confini turchi. A Londra, la comunità turca e i fan internazionali di Daydreamer, le ali del sogno sono in massima allerta. Sui social nascono gruppi che organizzano appostamenti rispettosi a etro e si scambiano possibili coordinate dei loro passaggi. È un fenomeno sociologico affascinante. L'amore di due persone diventa l'evento dell'anno per migliaia di occhi. E non sono solo i fan a prestare attenzione. La stampa estera, dalle riviste di moda italiane ai blog spagnoli di celebrità, ha già ritagliato spazio a questa fuga d'inverno. Can Yaman, con il suo profilo internazionale in crescita, e Dimet Özdemir, icona di stile globale, sono una coppia magnetica da prima pagina. La scelta di Londra, e non di mete più telefonate, accredita la capitale come epicentro del romanticismo invernale e dimostra che l'interesse per la loro vita privata ha risonanza mondiale. A mano che Londra si prepara ad accogliere il 2026, una cosa diventa certa: questo viaggio è molto più che turismo. È la saldatura di una seconda possibilità. È la prova che, a volte, all'amore servono chilometri di distanza dalla routine per tornare a respirare. Can e Dimet ci ricordano che l'amore moderno è anche gestione del tempo, protezione degli spazi, capacità di scegliere quando parlare e quando tacere. La loro decisione di passare insieme il Capodanno è il messaggio più forte che potessero inviare senza pronunciare una parola: siamo insieme e siamo pronti a ciò che verrà. Noi terremo d'occhio ogni storia su Instagram, ogni scatto rubato da un fan su Oxford Street, ogni gesto condiviso nei prossimi giorni. Perché,
Se c'è un'immagine che tutti desideriamo, è quel bacio di mezzanotte sotto il cielo londinese. Cosa ne pensate, famiglia? Vedremo la foto dell'ufficiale riconciliazione il 1° gennaio? Il 2025 sarà l'anno del sì definitivo? Scrivete le vostre previsioni, i vostri desideri, le vostre teorie nei commenti. E se questo viaggio narrativo vi è piaciuto, se apprezzate lo sforzo di portarvi dettagli con questa profondità, regalate a questo video un grande mi piace, condividetelo con chi ama le storie d'amore e valutate di entrare nella nostra famiglia VIP cliccando su Unisciti. Il vostro supporto rende possibile inseguire la verità, che si trovino a Istanbul o a Londra, tra una goccia di pioggia e una promessa al chiaro di luna. E mentre la città si illumina di riflessi d'argento, immaginiamo Dimet che sistema l'ultimo dettaglio del suo itinerario segreto, un tavolo vicino alla finestra in un ristorante di Notting Hill, i tovaglioli piegati con cura, una playlist che mescola jazz e classici turchi, un dolce al pistacchio che strizza l'occhio alla loro casa. Immaginiamo Khan che controlla, per la 100ª volta, la scatolina nascosta. O forse il file di un progetto condiviso pronto a esplodere allo scoccare della mezzanotte, chiedendosi se il tempismo sia perfetto. Immaginiamo il momento in cui i loro telefoni tacciono, le notifiche scivolano via e l'unica cosa che resta è una stanza calda, la città che respira oltre la tenda, e un futuro che aspetta soltanto di essere chiamato per nome. Forse non sapremo subito quale sorpresa ci attende. Forse dovremo accontentarci di una mano stretta più forte del solito, di uno sguardo che dice tutto. Ma in fondo il bello di una storia che torna è proprio questo, l'attesa che scintilla, l'aria che vibra, la promessa che non ha bisogno di essere gridata. Se li incrocerete tra le luci di Covent Garden, se li vedrete passare discreti a South Kensington o confondersi nel vapore di una tazza a Shoreditch, ricordate il patto che questa città chiede ai suoi amanti, lasciateli vivere il loro tempo. Noi saremo qui, pronti a raccontare, con la cura che meritano due protagonisti che hanno già riscritto molte volte il copione del cuore. E chissà, magari tra un brindisi e un desiderio, Londra ci regalerà il colpo di scena che aspettiamo da mesi. Fino ad allora, preparatevi, la pioggia può cadere, il vento può cambiare, ma certe storie, come quelle che nascono tra un aereo e una valigia, sanno sempre come ritrovare la pista d'atterraggio giusta al momento giusto.